Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei parlarti dello sbadiglio e del sospiro di sollievo come riscaldamento vocale. In uno degli scorsi video abbiamo parlato dell'importanza e dell'utilità del riscaldamento vocale e l'abbiamo paragonato allo stretching che qualunque atleta compie prima di allenarsi. Avevo anche brevemente accennato agli esercizi che si possono fare per scaldare la voce. Ecco, oggi vorrei entrare più nel dettaglio di questi esercizi e spiegarti come secondo me è utile approcciarli. Solo una piccola avvertenza: ricordati che scaldare la voce significa avere uno strumento più performante e in salute, perciò ti consiglio di non sottovalutare questa pratica, ma di dedicarci il giusto tempo. Bastano 10 minuti prima di cantare per non affaticarsi. Consiglio ad ogni modo, soprattutto i primi tempi, di dedicarci anche un po' più di tempo. Prima ancora di svolgere qualsiasi tipo di vocalizzo, consiglio vivamente di liberare il corpo dalle tensioni muscolari. Queste sono tensioni superflue che a volte si accumulano e incidono negativamente sull'utilizzo della voce. Per cui ti consiglio già in fase di riscaldamento di percepire se ci sono delle tensioni nel tuo corpo, di ascoltarti, osservarti e sentire se c'è qualcosa che ti blocca. Per liberarci dalle tensioni possiamo partire da un esercizio molto semplice, cioè lo sbadiglio. Basta sbadigliare. Anche in modo sonoro possiamo fare uscire la voce, però ci accorgiamo che nel momento in cui lo facciamo la laringe si rilassa, il palato molle si alza e tutte le tensioni della faccia iniziano a sciogliersi. Possiamo fare anche 5-10 minuti di sbadigli, anche se non ci viene sbadigliare davvero in modo naturale, possiamo comunque ricercare la sensazione. Un altro esercizio utilissimo è il sospiro di sollievo. Se noi proviamo a sospirare come se fossimo sollevati, quindi cerchiamo una sensazione positiva, di benessere, vedremo che succede questo. Nel momento in cui lo facciamo, il nostro diaframma ritorna in una posizione rilassata, non contratta. Permettiamo cioè al diaframma di ritornare in una posizione di riposo. Può succedere a volte, infatti, che il nostro diaframma rimanga contratto, anche in questo caso per cattive abitudini o per posture scorrette. Invece non dobbiamo mai dimenticarci che esso deve poter ritornare in una posizione di riposo per poter poi svolgere al meglio il suo lavoro anche quando è contratto. Per cui ti consiglio di sbadigliare e sospirare a più non posso. In realtà qualsiasi tensione corporea influisce negativamente sulla voce, per cui dedicare qualche momento al detensionamento di tutto il nostro corpo può essere una pratica utile per scaldarsi al meglio e preparare il nostro strumento a lavorare in maniera corretta. Se ti interessa approfondire questi argomenti, scrivilo nei commenti oppure contattami in privato. Se ti è stato utile questo video, lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio videocorso completo, trova il link in descrizione. Vi aspetto settimana prossima per una nuova pillola sul canto. Ciao!